sto predisponendo tutto per farvi vedere il mio samovar di famiglia. Samovar che mi è stato dato da mio padre, ecco, e che a suo tempo era stato dato in regalo a mia nonna Sura. Mia nonna era ucraina, classe 1922, ucraina da Sumi, ecco, due nomi che in questi tempi sono molto sentiti, no? Ecco, si sentono spesso, e non entro in merito Russia, Ucraina, che non è il contesto, ecco, per discutere di questo. Comunque mia nonna si è sempre sentita russa, va bene? Ecco, ha imparato il russo a scuola, ecco, sebbene abitasse a Sumi, che era dentro la regione dell'Ucraina, lo stato dell'Ucraina, ecco, e lei si professava sempre russa. Si chiamava Alessandra, detta Shura Morochnia, ecco, classe 1922, ma devo chiedere a mio padre per confermare, perché non mi ricordo se era del 24 o del 1922. Comunque ho avuto sempre per casa fin da bambino vari parenti da parte appunto di mia nonna, quindi da parte di mio padre, che venivano in Italia, ecco, a trovare mia nonna. Mia nonna crocerossina sul fronte, ecco, ho conosciuto là mio nonno veneto, ecco, Mario, mio nonno Mario, e poi sono venuti qui in Italia, ecco, scappando dai vari campi dal campo di concentramento, che non mi ricordo qual era. Comunque una storia abbastanza complicata e lunga, che magari un giorno mi metterò anche a raccontarvi, ecco. E dopodiché appunto ripeto, ho avuto sempre parenti e conoscenti, insomma, per casa, piloti di aereo, matematici, scienziati, ecco, e io da bambino, cresciuto in un piccolo paesino del Veneto, ecco, vedere queste persone qua mi sono sempre rimasti impressi, ecco, il modo di fare, la parlata, venivano coi rubli, no? Ecco, e venivano appunto con qualche regalo dalla Russia, tra cui appunto questo samovar che adesso vi faccio vedere, che è un samovar classico, ok, a legna da esterno, va bene, e che adesso vi faccio vedere qui il funzionamento in campo, perché comunque veniva sovente usato dai contadini proprio per farsi il tè, ok, mangiare, pranzare, ecco, durante appunto i lavori sui campi. Samovar che ho molto a cuore, perché comunque è originale, penso che sia degli anni 50 o 60, non ricordo bene, deve esserci la data stampigliata sul fondello, ecco, originario della città di Tula, se non erro, ecco, che praticamente era la capitale della produzione dei samovar in Russia, ecco. Samovar appunto da esterno ne ho due, uno a legna da esterno e uno da interno a corrente, quindi era del 1967, già moderno. Ecco, il samovar era, da quel che mi raccontava mia nonna e da quel che anche ho letto, diciamo, a suo tempo in internet, ecco, era praticamente il biglietto da visita, ecco, per gli ospiti in famiglia. Quindi un buon samovar lustrato, tirato a lustro, perfetto, eccetera, ecco, il momento del chai, quindi del tè, ecco, era un momento importantissimo per la famiglia e per gli ospiti. Dai, oggi ve lo faccio vedere qui in campo, quindi vi faccio vedere come è fatto, ecco, e poi provvederemo appunto all'accensione e a farci il tè. Ecco, ho in mano il mio samovar, il camino l'ho già portato in fondo al campo, dove adesso andremo a farci il tè. Ecco, quando faccio questa operazione la faccio un paio di volte all'anno, ecco, per, diciamo, ravvivare il samovar, per farlo lavorare. Mi viene sempre in mente alle scene che possono esserci state a suo tempo in Russia, no? Nell'ex Unione Sovietica, o comunque ex Unione Sovietica, e che si andava appunto a lavorare nei campi, si reperiva l'acqua dei torrenti, che probabilmente si poteva bere senza tanti problemi, ecco, e dopo appunto qualsiasi cosa di combustibile piccola, quindi legneti eccetera, era perfetta per far andare appunto, far funzionare il samovar e farsi il tè in campo. La tradizione vuole che venga alimentato con le pigne, ecco, e l'accensione eseguita con
un giornale che non ricordo il nome, c'è in internet comunque il nome del giornale, appunto tipo un quotidiano, ecco, di Mosca, se non ricordo male, per accensione. Beh, io qua adesso provvedo con semplice cartone, ecco, ho qualche pigna e qualche legnetto di pino per appunto attivarlo. Allora dai, vi faccio vedere come è strutturato. Sostanzialmente è un normale bollitore, ok? Un bollitore, ovviamente è molto ornamentale, questo qua è uno dei più semplici, quindi non ha tante, chiamiamole, modanature, no? Ecco, ma ci sono dei samovar che sono meravigliosi, c'è delle vere e proprie opere d'arte per quanto riguarda la cesellatura, la rifinitura, i materiali, eccetera. Ecco, questo qua invece è un modello proprio base, diciamo, ecco, da campo, chiamiamolo, va bene, ecco, da uso esterno. Qui c'è proprio ancora il simbolo dell'ex Unione Sovietica, vediamo se riesco a farvelo vedere, ecco, con impresso la città di Tula, ecco. Allora, com'è strutturato? Sostanzialmente c'è il rubinetto, va bene, che vedete che è una sezione conica con il suo forellino, quindi niente diciamo di complicato, e poi c'è il coperchio per una volta terminato la combustione, se si voleva spegnere, ok, si andava a soffocare letteralmente il fuoco, perché dopo la corona, che è questa per tenere la teiera, va bene, ecco il contenitore del tè al caldo, qui c'è la camera di combustione, quindi dove si va a inserire sostanzialmente le pigne, i pezzini di legno da appunto accendere, va bene, ecco, e sostanzialmente l'acqua veniva messa, vediamo se ce la faccio con una mano, ecco qua, veniva messa, ecco qua, all'interno. Ecco qua. Quindi camera di combustione, questo qua ovviamente andava a temperatura e andava a far bollire tutta l'acqua all'interno. Ecco, qui ci stanno, se non ricordo male, circa 4 litri, va bene, di acqua che adesso andrò a mettere. Ecco, una cosa importante che volevo farvi vedere era la qualità del materiale, che è, diciamo, nichelato, zincato, quindi andrebbe sempre tenuto, cioè più lo si usa meglio è, perché appunto stando fermo va in ossidazione. Ecco. C'era anche questa piccola valvoletta che faceva appunto vedere quando c'era lo sfiato del vapore, quindi quando l'acqua andava in ebollizione, va bene, niente di che, ecco. E sostanzialmente adesso vi faccio vedere che metto il tutto nel cavalletto, vi faccio vedere appunto il funzionamento, perché qui abbiamo un camino per il tiraggio, va bene, ecco, che è lungo circa mezzo metro e che andava appunto posto quando l'accensione era avviata per diciamo favorire la combustione. Il tiraggio era dato da questi forellini qui sul fondo, niente di che, ok, quindi sostanzialmente non è regolabile nulla, quindi si accende e va come deve andare e basta. Ecco, questa corona qua è molto importante perché in buona sostanza, ok, si portava in ebollizione il tutto, va bene, ecco, veniva fatta fluire l'acqua sulla teiera, quindi sulla caraffa, insomma sulla teiera per il tè, e veniva posta sopra per essere tenuta sempre al caldo. Ovviamente, ripeto, dopo l'estrazione del camino, ok, ecco, chiamiamola della canna fumaria, e dopodiché, se si voleva appunto smorzare il fuoco, ecco, si andava a mettere appunto il coperchio. Dai, ve lo faccio vedere intero e poi procedo con l'accensione. Allora, per prima cosa andiamo a riempire il samovar con l'acqua. Andiamo a coprire, ecco, per regola fino alla sommità della camera di combustione, ecco qua, su questo livello qua, in modo tale da coprirla bene e che non ci sia appunto, ecco, parti che escono. Andiamo a ricomporre il tutto, quindi andiamo a mettere il suo coperchio, ok, che appunto evita che non vadano pezzini di legno nell'acqua. Chiudiamo la valvoletta che tanto ci deve solo segnalare il tutto, e adesso andiamo a mettere il combustibile, prima la carta poi il combustibile. Anzi, questa qua, scusate, mi sono sbagliato, questo va tolto perché adesso appena il fuoco arde andiamo a mettere appunto il camino per il tiraggio. Allora, strumenti grezzi per accenderlo, in quanto metterò solamente un po' di carta, ok, all'interno, va bene, ecco, e dopodiché provvederò a inserire qualche pezzettino qui di abete, qualche cannuccia qui del fiume che è super secca e che andrà benissimo allo scopo. Ecco, quindi simuliamo proprio l'accensione in campo.
Bene, dai, andiamo. Allora, il cammino è questo, adesso ve lo faccio vedere. Sto facendo un'operazione che chissà quante volte è stata fatta a suo tempo. Vedete? Fuoco, butto all'interno, comincio a inserire lentamente il combustibile. Non troppo, altrimenti andiamo a soffocare il tutto. Ecco, vedete? Ve lo faccio vedere con uno zoom più da distante adesso. Ecco, questa era la classica situazione che avevano i contadini russi, ucraini, insomma, ecco, dove si adoperava il samovar, e questo era appunto il tutto per farsi il tè, la bevanda appunto per pranzare durante i lavori nei campi. Ecco, qui hanno strutturato appositamente, credo, l'inclinazione del camino per inserire direttamente del combustibile. Arde alla grande. Ecco. Tra 5-10 minuti l'acqua è in ebollizione. Ecco, e dopodiché andiamo a farci il chai, il tè. Ecco, ovviamente io questa operazione qui la faccio, come ho detto poc'anzi, un paio di volte all'anno per appunto far girare il mio samovar. Ecco, ma bisogna pensare all'uso praticamente quotidiano che se ne faceva una volta, no? Quindi parlo di contadini che se lo portavano, ripeto, sui campi al lavoro. Ecco, penso che avevano tutto, cioè un'abitudine e una velocità eccetera nell'accenderlo e fare l'operazione che, ecco, io sono tremendamente indietro su questo, no? E basta, che dire ancora? Sto anche pensando ai momenti di convivialità, ecco, che si respiravano a quei tempi, cioè famiglie contadine che magari lavoravano insieme, si davano manforte l'un con l'altro, a differenza magari dei tempi odierni, no? Ecco, e com'era questo oggetto al centro, no, della pausa pranzo, chiamiamola così, moderna, ecco, dove appunto non c'era elettricità, magari si era in tanta malora per quel che riguarda i servizi che non c'erano magari, ecco, e con 4 pezzi di legna o qualche decina di pigne, ecco, si aveva il tè caldo a portata. Ecco, poi bisogna anche pensare che sì, queste operazioni qua venivano fatte magari in estate, ma bisogna anche pensare al momento di conforto che poteva dare magari col freddo, ecco, una tazza di buon tè caldo, ecco. Non so se riesco a farvi apprezzare il rumore dell'acqua che bolle. Bene, acqua in ebollizione, siamo pronti per togliere il camino, il tiraggio, va bene? E poi andremo a mettere la corona per poi riempire la nostra caraffa d'acqua, ok, solo d'acqua, ovviamente, da mettere sopra la corona che andrà tenuta in calda. Infatti il tè va fatto tazza per tazza, nel senso che si usava appunto riempirsi la tazza con l'acqua bollente, con l'acqua calda, ecco, e il tè veniva messo appunto nella tazza, quindi la caraffa, la teiera, ecco, conteneva solamente acqua. Bene, andiamo a mettere la corona, ecco qua. Questa teiera, questa caraffa in vetro, ovviamente in Pirex, ecco, resistente al calore, l'ho trovata su un sito web dove c'erano appunto varie misure. Questa qua l'ho comprata perché si adatta perfettamente al diametro, se non è proprio fatta apposta, va bene, per il diametro, per la corona, ecco, superiore. Quindi il tutto andava posizionato così. Questo era, diciamo, il setup per farsi il tè. Adesso andremo a riempire appunto la caraffa di tè, quindi via col rubinetto. Ecco, e qui abbiamo sostanzialmente acqua bollente a disposizione.
il mio chai è pronto, adesso vado a gustarmelo, vado a fare l'infusione, va bene? Spero il video vi sia piaciuto, io come al solito ringrazio tutti per la visione, iscritti e non iscritti, vi auguro una buona giornata, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!